La Madonna della Stella di Montefalco. Il santuario della Madonna della Stella è situato nella campagna umbra, al centro della pianura tra Trevi, Montefalco e Castelritaldi, lungo la strada che collega Trevi e Montefalco. In origine, sul sito c'era una piccola chiesa dedicata a San Bartolomeo Apostolo. Nel 1815, il tetto della chiesa crollò, e nel 1832 fu quasi completamente distrutta da un terremoto. Rimase quasi intatta solo l'abside, che conserva un affresco del 1520 raffigurante la Madonna seduta su un trono con il Gesù bambino sulle ginocchia, circondati da un tessuto decorato da motivi geometrici. Secondo la tradizione, nel 1861, la Madonna sarebbe apparsa a un bambino in quel luogo. Già dal 1859, si erano diffuse voci riguardo a presunte apparizioni o canti melodiosi intorno alla chiesa in rovina. Nel 1860, una devota di nome Santa Bonifazi, proveniente da Fratta, la località vicina alla quale si trovava l'antica chiesa, chiese al parroco, Don Brunetti, di ricostruire la chiesa perché la Madonna desiderava essere nuovamente onorata in quel luogo. Tuttavia, la situazione economica della parrocchia non permetteva un progetto così costoso, e il parroco rispose che se la Madonna desiderava la chiesa, doveva anche provvedere ai fondi necessari. Purtroppo, la Bonifazi, malata, morì poco dopo. Tra la fine del 1861 e l'inizio del 1862, la Madonna si manifestò a un bambino di 5 anni di nome Federico, soprannominato Righetto, mentre giocava vicino ai resti della chiesa di San Bartolomeo. La Vergine, chiamandolo per nome, lo accarezzò sulla testa e gli disse: Righetto, sii buono. Una volta tornato a casa, il bambino raccontò alla madre di aver visto una bella signora, e descrisse il dialogo che aveva avuto con lei. La sorellina Rosa, che giocava con lui, dichiarò di non aver visto nessuna signora. Nonostante la madre vietasse a Righetto di tornare tra i ruderi senza il suo permesso, il bambino continuò a riferire altre apparizioni. La madre condivise l'esperienza con un'amica, attirando l'attenzione su suo figlio. Tutti erano curiosi di sapere e assistere a un'apparizione, mentre l'amica commentava che i fanciulli sono amati dal cielo. La notizia delle apparizioni si diffuse rapidamente, oltrepassando i confini regionali, soprattutto per le testimonianze di grazie e miracoli riportati dai fedeli che frequentavano la chiesa. L'arcivescovo di Spoleto, Monsignor Giovanni Battista Arnaldi, che seguì gli eventi attorno alla chiesa di San Bartolomeo e ne fu il primo a rendere pubblica la notizia, affermò nella sua prima relazione che la Vergine si era manifestata già da alcuni mesi. Righetto, a 20 anni, entrò come fratello laico nella congregazione dei Padri Somaschi, rimanendovi fino alla sua morte. A partire da quel momento, si verificarono una serie di miracoli che attirarono numerosi fedeli nel luogo. Uno dei miracoli più clamorosi di quell'anno coinvolse un giovane del luogo di nome Giovanni Castellani, che era in fin di vita a causa della tisi che lo aveva colpito. Una volta entrato nella piccola chiesa, guarì istantaneamente. La Madonna riuscì a toccare profondamente anche coloro che erano inizialmente scettici o distanti dal sentimento religioso. Un grande flusso di persone continuava a convergere verso il luogo, tanto che fonti storiche riferiscono di presenze che raggiunsero fino a 5.000 nel corso dell'estate del 1862. Sull'altare temporaneo, eretto come ricordato dall'arcivescovo Arnaldi, venivano celebrate messe ininterrottamente. Una delle prime grazie riportate riguardò Maria Giuseppa Baldaccini, una monaca professata e maestra di educande nel monastero di San Francesco di Sales a Cannara, nella diocesi di Assisi. La religiosa, afflitta da una grave malattia alla trachea, che le rendeva difficile parlare e impossibile svolgere le normali attività quotidiane, ottenne la grazia dopo aver fatto la comunione e pregato fervorosamente sul luogo delle apparizioni. Un altro notevole miracolo avvenne il 25 maggio 1862, in presenza dell'arcivescovo Arnaldi e di una folla numerosa.
Pasquale Sensi di Acquasparta, storpio da 8 mesi e segnato da una lunga e dolorosa malattia, decise di intraprendere un pellegrinaggio per chiedere la guarigione. Incapace di camminare e privo dei mezzi per procurarsi un mezzo di trasporto, fu posizionato a cavalcioni di un cavallo, l'unica posizione che gli era possibile. Dopo inenarrabili sofferenze, giunse finalmente al luogo desiderato. Dopo pochi minuti, tra la folla si alzò un grido di gioia: Viva Maria! Sensi si era miracolosamente alzato, liberandosi dalle mani di coloro che lo sostenevano, e, radiante di felicità, ringraziò a gran voce la sua benefattrice. Di fronte a tali eventi, si decise di erigere un santuario intorno all'immagine miracolosa. Il 21 settembre 1862, l'arcivescovo pose solennemente la prima pietra del santuario. Con i finanziamenti dei fedeli, il santuario fu completato nelle sue strutture esterne nel 1869, incluso il campanile e il fabbricato per i custodi. Nel 1878, un terremoto danneggiò gravemente la chiesa appena costruita, ma grazie ai contributi dei devoti e del Papa Leone XIII, l'opera fu rapidamente ripristinata. L'11 e il 12 settembre 1881, il nuovo arcivescovo di Spoleto, Monsignor Elvezio Mariano Pagliari, consacrò il santuario, dedicandolo a Maria Auxilium Christianorum, Maria aiuto dei cristiani. Successivamente, a causa di una grande stella accanto all'antica immagine della Vergine, i fedeli iniziarono a chiamare la Madonna, Madonna della Stella. Una leggenda racconta di un pellegrino che, perduto mentre si dirigeva verso la chiesa di San Bartolomeo, fu guidato da una stella. Nel 1884, la gestione del santuario passò ai padri passionisti. Il 25 maggio 1911, il Capitolo Vaticano decise di incoronare l'immagine miracolosa della Madonna, e l'arcivescovo di Spoleto, Monsignor Domenico Serafini, eseguì il solenne rito. Nel 1914, mentre Federico Cionchi era ancora in vita, il nuovo arcivescovo di Spoleto, Monsignor Pietro Pacifici, avviò il processo sulle apparizioni. Con un decreto del 12 dicembre 1921, la Sacra Congregazione dei Riti approvò l'ufficio e la messa dedicati alla Madonna con il titolo di Maria Santissima Auxilium Christianorum, comunemente conosciuta come Madonna della Stella. Nel 1997, la nuova chiesa fu gravemente danneggiata dal terremoto che colpì l'Umbria e le Marche. I lavori di restauro della chiesa furono completati nel 2005. Al centro dell'altare maggiore spicca l'antico affresco, rappresentante la Madonna col bambino. La festa della Madonna della Stella viene celebrata l'8 settembre ed è preceduta da un ottavario. Durante questo periodo, la statua della Madonna della Stella compie una peregrinazio in alcune parrocchie, ritornando poi al santuario la sera del 7 settembre. Nel frattempo, nel santuario stesso si tengono celebrazioni speciali. Nell'angolo degli spazi verdi di fronte alla facciata del santuario è collocata la statua di Righetto Bambino.